Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo presso il concessionario Mazda, qui in alto, di Bari, dagli amici di Autotrend, dove ancora una volta ci daranno l'opportunità di filmare e chissà, provare anche per voi un nuovissimo modello che abbiamo visto qualche mese fa in conferenza stampa, poi c'è stato il lockdown e quindi non abbiamo più potuto visionarlo di persona. Oggi lo toccheremo finalmente con mano, la prima epocale Full Electric by Mazda, la MX-30. Non esitiamo ancora, entriamo in showroom, io mi alzo la mascherina e ve la mostro subito. Entriamo in concessionario, la mia voce probabilmente la sentirete cambiata perché giustamente in questa giornata di test è obbligatoria la mascherina e mi raccomando fatelo tutti quando entrate in qualunque concessionario, non solo da Mazda, e posso mostrarvi finalmente la nuovissima Mazda MX-30. Questa è un'auto epocale per il brand perché è quasi obbligatorio a livello di mercato ormai uniformarsi alla concorrenza e presentare un modello totalmente green. Questa è la prima full electric presentata da Mazda e noi eravamo super interessati dal poter visionare questo modello perché poco prima del lockdown siamo venuti ad una conferenza stampa qui dagli amici di Autotrend e oggi possiamo finalmente mostrarvela dal vivo, toccarla quasi con mano, ovviamente dopo essercele lavate con la mucchina. Scherzi a parte, è un'auto super interessante. Voglio farvi vedere immediatamente un dettaglio che mi ha molto colpito perché quest'auto segue la linea stilistica del Kodo Design di Mazda, quindi questo corso stilistico molto affascinante che presenta diversi stilemi che certo vengono ripresi da altri modelli. Guardate lì in fondo ci sono altre auto del gruppo, ma questa è molto più innovativa e il dettaglio che vi volevo mostrare è questa superficie, guardate un po'. È scavata praticamente nel frontale, abbiamo una griglia molto sottile, posso farvi vedere anche un paragone con due modelli, con ad esempio la Mazda 6 qui accanto, ma anche girandomi alla mia destra la Mazda 3 M-Hybrid. Guardate la griglia della MX-30 quanto è più sottile, ovviamente al centro campeggia il logo di Mazda super cromato, questi listelli che danno molta tridimensionalità, ma diciamo che era quasi inutile perché l'auto è già molto tridimensionale di per sé da questa superficie scavata. Gruppi ottici anteriori molto sottili, un'illuminazione che mi hanno spiegato qui i ragazzi in Mazda che va a portare l'attenzione verso il centro, quindi verso il logo centrale, e in generale un frontale molto arrotondato e alleggerito che permette molta più sicurezza in caso di urto con dei pedoni o comunque degli utenti deboli della strada. Prima di passare alla parte laterale vi mostro qui sotto c'è il radar per quanto riguarda gli ADAS. Questa è una versione in allestimento exclusive con top di gamma, guardate addirittura i lavafari e ora voglio mostrarvi l'auto, ci provo, nella sua quasi interezza. Guardate un po' la linea di questa vettura, ora a schermo vi faccio un po' sapere delle dimensioni, ma dal vivo è sicuramente più compatta di quanto sembra in foto e in telecamera. L'auto è gommata Bridgestone con dei pneumatici 215-55 R18, guardate che bello il design di questi cerchi quasi a petala, 5 razze, molto moderno, e qui abbiamo specchietti neri. Perché vi mostro gli specchietti neri? Perché vi voglio far notare un ulteriore dettaglio. Ora torniamo sulla parte più interessante della vettura. Guardate qui, cos'altro mi hanno fatto notare? Abbiamo tre diverse colorazioni della vettura. Abbiamo questo bianco panna, potremmo chiamarlo così, il montante in grigio scuro e il tetto in nero. L'auto è molto personalizzabile perché oltre a questo tricolore ha anche qui al termine del montante il lettering ufficiale di Mazda, che in questo caso è in grigio chiaro ma si può avere anche più brunito. E notate anche un'altra cosa, in un'auto elettrica è molto importante l'aerodinamica. Guardate un po' la linea del tetto, come è stata praticamente scavata, sembra studiata in Galleria del Vento ed è molto avveniristica. Ma prima di passare al posteriore vi voglio far vedere un dettaglio di quest'auto. Guardate un po', abbiamo le linee di demarcazione della portiera anteriore, ma qui dietro ce n'è un'altra. Guardate il trucchetto, piccolo sneak peek all'interno. Guardate un po', l'auto dà completo accesso con la parte bassa e alta che, andando a chiudere la portiera, danno più robustezza strutturale, perché praticamente uno crede che magari non abbia il montante centrale, ma in realtà ce l'ha, è semplicemente mobile, si può effettivamente
aprire per dare accesso alla portiera posteriore con uno sportello posteriore che è incernirato nella maniera opposta rispetto a quella convenzionale. Prima di salire a bordo vi ho già dato una piccola preview su quanto è esteticamente elegante e molto sofisticata la nuova MX-30, vi voglio far vedere anche il posteriore. Guardate un po' il gruppo ottico che segue comunque il corso stilistico con questo piccolo, se vogliamo, baffo che va verso il centro, che segue la forma finale del montante in grigio, quindi a contrasto con questo bianco panna, l'elemento circolare LED del gruppo ottico, e qui nel posteriore abbiamo badge di riconoscimento, se vogliamo, dell'auto MX-30, tecnologia e-Sky Active, ovviamente la E in azzurro che va un po' a contraddistinguere la tecnologia elettrica, come abbiamo imparato negli ultimi mesi con le auto del mercato, e vi apro un po' baule. Il baule con una capacità di carico, è un po' buio, lo ammetto, da 360 litri, ma per fortuna abbiamo una luce di cortesia. Qui lasciate perdere il mio zaino fotografico per darvi un po' di contesto. Abbiamo il giubbino di sicurezza e il triangolo. Qui sotto abbiamo il kit di riparazione degli pneumatici, ma questo baule da 360 litri sembra piuttosto sfruttabile. Tra l'altro abbiamo la frazionalità dei sedili 60-40. Adesso chiudo il leggero portellone e vi mostro anche gli interni di questa vettura. Dopo avervi mostrato anche un po' tutta quanta la parte bassa con i passaruota che richiamano un po' la cultura fuoristradistica di una vettura, vi mostro l'interno nella sua completezza. Guardate innanzitutto la portiera che si apre praticamente a 90 gradi e già da qui abbiamo un po' il senso del design elegantissimo di questa vettura. Materiali se vogliamo sintetici, ecopelle, assolutamente ecopelle, materiali devo dire piuttosto morbidi anche nella parte alta della portiera. Nella parte bassa chiaramente non si può dire lo stesso, ma va bene così. Abbiamo tutta la zona di comando degli specchietti e dei finestrini, e qui un piccolo indizio accanto allo speaker by Bose, perché guardate un po' gli interni, è un tripudio di materiali sofisticati e di colori molto eleganti. Abbiamo chiaramente le copelle, il tessuto qui nella parte grigia, inframmezzato da una striscia in marroncino che va assolutamente a richiamare, guardate qui, il sughero. Ragazzi, questo è sughero. È molto fondamentale, praticamente fondamentale per Mazda aver utilizzato un materiale del genere. Perché? Perché ha un grosso impatto positivo sull'ambiente. Un'auto di questo calibro tradizionale magari avrebbe inserti qui sotto in radica, qui sulla plancia. Qui hanno scelto il sughero perché per la radica bisogna tagliare un albero, l'albero termina il suo ciclo di vita. Con il sughero invece semplicemente gli si rimuove la corteccia, l'albero continua a vivere, la ricrea con il tempo, e quindi un grosso impatto. E non solo, perché Mazda dichiara che con la produzione di questi interni rispetto a quella di un'auto convenzionale si risparmia l'emissione, pensate un po', di oltre 1 chilo di anidride carbonica, ed è importantissimo in questo periodo storico. Il resto degli interni, devo dire, ha un look veramente elegante, ma Mazda ci ha benissimo abituati in questi anni. Guardate un po' il volante a 3 razze con i pulsanti che sì, sono abbastanza, ma sono posti in una posizione molto razionale. I pedal dietro il volante, guardate un po' qui e da questo lato, che non sono ovviamente per il cambio marcia, ma sono semplicemente per regolare un po' la frenata rigenerativa. E qui sotto, anzi sopra questo tunnel con le varie prese, abbiamo anche tutta quanta la plancia di comando per il selettore di guida, quindi per parcheggiare, per mettere la retromarcia, mettere in folle o in drive con il grande pomello, vari pulsanti per controllare il sistema infotainment, e qui un terzo schermo, perché bene sì, ne abbiamo 3. Questo qui su dell'infotainment, uno digitale davanti agli occhi del guidatore e uno qui in basso per il controllo dell'aria condizionata. Seduto a bordo posso mostrarvi i 3 display di questa Mazda MX-30. Come detto, qui abbiamo uno con appunto un bel feedback, devo dire, per controllare il sistema di climatizzazione, lo possiamo spegnere da questo pulsante. Qui in alto abbiamo lo schermino che attualmente ci mostra la telecamera a 360 gradi, ma che ovviamente è tutto quanto puntato al controllo del sistema infotainment, e davanti ai miei occhi qui sulla plancia abbiamo 3 quadranti
Charge e power, quindi quello che ci dice un po' se stiamo in fase di ricarica, in fase di accelerazione, come ci stiamo comportando con l'auto. Qui al centro abbiamo quello principale, se vogliamo, con le informazioni del trip, della ricarica, della velocità, dei limiti di velocità. Ci dice che è ready, quindi diciamo che teoricamente saremo pronti a partire, ma non lo farò con la telecamera in mano. E al centro la vettura con il riconoscimento di tutti i sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida, quindi per visionarli. Ci dice che abbiamo 150 km qui in piccolo di autonomia grazie al pacco batterie, e qui abbiamo tutti i livelli che ci mostrano appunto quanto l'auto è effettivamente pronta ad essere utilizzata. Qui in basso abbiamo una serie di pulsanti che non sono nemmeno troppo nascosti ed è molto positivo, e voglio provare a cambiare un po' la visualizzazione della telecamera. Ecco, guardate un po', più fisheye solo sotto gli specchietti. Abbiamo spento e siamo tornati sul sistema infotainment della vettura. In attesa di potervelo mostrare al 100%, vi lascio qui in alto un link per poter visionare quello della Mazda MX-30, con la quale condivide il sistema operativo. Pulsante power, e devo dire che la plancia conferma il suo aspetto iniziale, veramente elegante, veramente razionale, molto pulita soprattutto, che ciò che ci ha colpiti quando siamo venuti qui in Autotrend a vedere la Mazda 3, sono veramente tanto colpito. Qui tra l'altro mi hanno lasciato un attimo la chiave per poter accendere la vettura e mostrarvi tutti i suoi display, ma adesso è il momento di andare qui dietro. C'è qualcos'altro di interessante che voglio mostrarvi. Prima di mostrarvi l'abitacolo nella parte posteriore, quindi per gli occupanti di dietro, voglio un attimo farvi vedere come si ricarica questa vettura. Chiaramente magari in futuro potremo portarvi in un video focus, ma abbiamo le due classiche prese, quella classica e anche quella per la fast charge, quindi la combo. Possiamo chiudere lo sportellino, che è praticamente in una forma tradizionale, convenzionale, come per il rifornimento di un'auto a benzina o a gasolio, ma è il momento di salire a bordo. Dietro continua a colpirmi tantissimo l'apertura a 90 gradi delle portiere anteriori. Con questa levetta qui, guardate un po', ho accesso alla parte posteriore, e mi sono detto inizialmente, ma io qui non ci entro, sono alto 1,83 m. Ragazzi, nulla di tutto ciò. Il sedile anteriore ha l'accessibilità con i pulsanti per poterlo spostare elettricamente, ma non solo. Qui ci sono dei pulsanti che lo spostano per me. Guardate un po', se voglio scendere o salire in comodità posso farlo tranquillamente, ma non solo. Datemi un attimo il tempo di salire, che ve lo mostro. Abbiamo anche quindi i pulsanti per spostarlo avanti, guardate un po', e indietro. Possiamo anche inclinare lo schienale ed è veramente velocissimo, dai brividi per quanto è veloce. Chiaramente per un test più approfondito vi consiglio di iscrivervi al nostro canale, perché magari potremo fare un viaggio con un'auto elettrica come la MX-30 e capire un po' in 4 adulti come si sta su questi sedili. Provo a spostarmi dalla parte del passeggero e devo dire che chiaramente non ho tutto lo spazio del mondo, ma guardate un po' quanto spazio ho secondo me un dito di spazio, quindi non tocco grazie alla conformazione sui sedili anteriori, e comunque ho veramente tutto sotto controllo da passeggero posteriore per la visione anteriore. Ecco, nonostante la dimensione della plafoniera e dello specchietto tolga un po' di spazio. Veramente super interessante la questione dei pulsanti per controllare il sedile anteriore. Qui tra l'altro abbiamo un piccolo pozzetto che può essere chiuso con queste due parti in sughero. Un'auto molto molto innovativa. Questo era un primo walk around, adesso saliamo a bordo dell'MX-30 e vi do le mie primissime impressioni di guida, in attesa, chissà, di un test drive un po' più lungo e rilassato, sempre con il silenzio del full electric. In questo breve test drive alla scoperta della MX-30, insieme a Stefano di Autotrend, ho avuto modo di conoscerla in pochi punti fermi. Non tanto per le prestazioni del suo motore elettrico da 105 kW, circa 145 cavalli, nemmeno per il suo pacco batterie agli ioni di litio da 35,5 kWh posto sul pianale, neppure per i suoi consumi dichiarati di circa 19 kWh su 100 km, e non mi sono neanche spinto fino alla sua velocità di punta di 140 km/h. Ho però avuto modo di capire la validità di un prodotto come la MX-30, ideato da Mazda con cognizione di causa sia dal punto di vista della stabilità di guida, grazie al baricentro basso, che per la solidità della risposta del volante.
importante per la buona visibilità anteriore e per l'ottima insonorizzazione dell'abitacolo, ma non solo. L'ho trovata un mezzo molto intelligente, perché la casa giapponese, oltre all'utilizzo di materiali con meno impatto sull'ambiente, ha optato su un pacco batterie che permette di percorrere solo 200 km, più che sufficienti per un crossover cittadino, per evitare di emettere più CO2 nell'intero ciclo di vita della vettura rispetto ad una classica auto a motore termico. È brillante anche la scelta dell'accelerazione della MX-30, mai brusca come ci si aspetterebbe da un'auto che può offrire tutta la coppia istantaneamente. Al contrario, la risposta dell'acceleratore è molto modulare, morbida, con i 265 Nm di coppia massima che arrivano certo rapidamente, ma senza mai perdere il controllo né il comfort di un'auto così. E poi c'è il sound, tranquilli, un finto motore termico emanato dall'impianto audio è ancora uno scandalo anche per me, ma guidando la MX-30 lo è un po' meno. Non è un effetto per stupire i diciottenni di un raduno tuning del sabato sera, quanto una nota ovattata e quasi meccanica, che ricorda davvero piacevolmente l'esperienza del motore benzina e che permette di abituarsi facilmente ad un'auto che di abitudinario ha poco e niente. Il pacco batterie, garantito per 8 anni da Mazda, si ricarica completamente in 40 minuti nelle colonnine da 50 kW a ricarica rapida in corrente continua, mentre occorreranno 4 ore e mezza tramite una classica charging station a corrente alternata da 11 kW e poco sopra le 14 ore con la ricarica domestica. La MX-30 che ho provato era in allestimento exclusive, con un prezzo a partire da 39.350 euro, tutti i più indispensabili equipaggiamenti di serie e il vantaggio dell'eco-bonus, che fa scendere il prezzo fino a 10.000 euro di sconto. Ragazzi, non c'è che dire, come al solito qui da Autotrend sono sempre molto accoglienti, ci hanno permesso di portarvi in un breve test drive per conoscere subito le caratteristiche più importanti, fondamentali della MX-30, il primo crossover, la prima auto totalmente elettrica concepita per essere full electric da Mazda, che sono semplicemente dei geni. Noi siamo rimasti molto colpiti da questo veicolo super innovativo. Ora voglio sapere quali che sono i vostri pensieri, fatemeli sapere qui sotto nei commenti. Io ora torno a casa, ma prima di salutarci non posso far altro che chiedervi di lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale, di cliccare sul campanello per non perdervi tutte le novità e tutti i prossimi upload qui su WeDrive. E se volete restare a contatto con noi sui nostri account social e sul nostro sito internet, basta cercare semplicemente dovunque WeDrive.tv.